nel caso dell'associazione, una vera selezione, sviluppo e carriera del personale, ehm, non è strutturata perché noi non utilizziamo lavoro dipendente. Le persone arrivano con loro buona volontà, condividendo una mission, partecipando alla vita dell'associazione, chiedendoci di essere iscritti, portando delle nuove idee, investendo il loro tempo. E quindi, come diciamo noi, la nostra associazione è aperta a tutte le persone di buona volontà che condividono la nostra missione e il nostro codice etico, quindi nel quale sono citate le regole fondamentali che riguardano proprio la non discriminazione né in base all'età, né in base al sesso, né in base alla cultura, religione, colore di pelle e via dicendo. Quindi, essendo un'associazione che proprio si occupa dell'accoglienza, dell'ascolto, del dialogo interculturale, questi sono i nostri valori fondanti da statuto. Processi di selezione, inserimento, sì, è molto importante che le persone che vogliono partecipare nella vita dell'associazione vengano in qualche maniera indirizzate laddove esprimono meglio il proprio potenziale, quindi c'è un dialogo. Fondamentalmente forse questo sviluppo di carriera, l'inserimento viene co-costruito con il board, con me, con altri operatori, stessa persona o candidato, diciamo così, per essere una parte di vita associativa, dice io ho questa idea e mi piacerebbe tantissimo, non so, di recente mi è capitata una psicologa, veniamo contattati da un'altra città, dove lei ci chiede di rappresentarci su questo nuovo territorio dove non siamo ancora presenti, proponendo alcuni tavoli di lavoro di empowerment femminile attraverso le carte metaforiche, attraverso la costruzione di salotto, di comunità, di condivisione di bisogni, sempre nella comunità di immigrati. E con qualche strumento da parte nostra mettiamo in grado la persona di esprimere la propria volontà di essere utile e di portare anche risultati concreti per gli altri, tutto questo nell'ambiente anche protetto e controllato dall'organizzazione madre, da noi, da Donne for Peace. All'età. Allora è successo, succede, abbiamo una procedura sola, counseling, mediazione. Si crea un ambiente facilitante, noi siamo in rete anche con Istituto Italiano Centrato sulla Persona, anche noi siamo formati come counselor, la maggior parte di noi, quasi tutte, quindi ci si ascolta, cercando di adoperare quanto possibile empatia, accettazione e congruenza. Questi tre valori fondanti sono alla base di una costruzione di relazioni efficaci. Quindi appena c'è un conflitto che può essere su vasta scala, piccolo, grande, medio, dipende, ognuno poi lo percepisce a modo suo, noi ci rivolgiamo o in gruppo o in due a un counselor esterno dal conflitto che facilita la comunicazione fra soggetti coinvolti o nell'organismo che ad esempio nel nostro caso era anche il consiglio direttivo. Abbiamo fatto la facilitazione attraverso il counseling dell'intero direttivo per 10 mesi. Devo dire che è stato molto utile e adoperiamo anche il team building adesso grazie al counseling. Questo lavoro è super efficace. Allora, passerei a terza domanda. In che modo? Ah no, non ho risposto ancora legata al genere o all'età. Noi siamo aperti a tutte le età, a ogni genere, non c'è discriminazione proprio da statuto, abbiamo questa parte formulata. Promuovendo l'empowerment femminile, noi siamo gli esempi dell'empowerment, dove diciamo che l'empowerment non è un obiettivo, è una via, è un percorso. E quando arrivano gli insight, le nuove consapevolizzazioni, sappiamo che i tempi sono maturi per condividere anche con gli altri. Si cerca di illuminare e si ha la massima pazienza.
non c'è ansia di prestazione. Un empowerment che funziona è un empowerment di esempio. Quindi fare veramente empowerment agli altri e mettersi insieme e sostenerci a vicenda. Questo è il reale empowerment. Come dico alle ragazze, mattoncino dopo mattoncino. Quindi un modello positivo di come si è riusciti a riscattare, a crescere, non mollare mai, sostenere gli altri, specialmente per noi siamo quasi per la maggior parte straniere, abbiamo 2 ragazze italiane, 3 persone italiane per il momento, sì, siamo una 25, 3 italiani fra di noi, però veniamo da paesi diversi. Abbiamo passato il periodo di integrazione, di inclusione, di non saper parlare la lingua, di dover formalizzare i documenti. Quindi quando incontriamo le persone che stanno come noi eravamo 20 anni fa, 25 anni fa, sappiamo bene che cosa significa. Quell'empowerment che trasmettiamo e quella fiducia che creiamo, penso, è proprio il modello personale che funziona tanto, perché a loro fa capire che di fronte hanno le persone che sanno per davvero che cos'è quello che loro stanno vivendo, e questo apre. Proviene, sostiene, crescita, ruoli di responsabilità, leadership. Sì, si va piano piano verso la responsabilità, verso la leadership, si riprende piano piano il possesso, il controllo della propria vita, si cresce, si fanno corsi di formazione, si fa tutto quello che noi facciamo come l'associazione. A ogni persona che entra in contatto con noi, le beneficiarie dei nostri progetti, noi diciamo tu puoi, anche tu puoi. Quindi promuovere la responsabilità e la leadership veramente sembra quasi banale, ma con piccole parole, senza scrivere grandi procedure, ma dicendo guarda, nulla è impossibile, davvero puoi se vuoi, guarda noi dove siamo oggi, ieri non parlavamo italiano, non avevamo permesso di soggiorno, quindi stiamo iniziando a introdurre le figure senior. Ci siamo resi conto che abbiamo bisogno delle guide, anche noi vogliamo crescere, e abbiamo costituito un honorary board con le persone mature, profili senior, alle quali ci siamo rivolti e abbiamo detto per favore aiutateci. E qui la intergenerazionalità assume un valore immenso per me personalmente, io la promuovo tanto anche all'interno di alcuni progetti artistici. Mettiamo una figura matura artisticamente con affiancate le figure che iniziano a diventare artiste adesso, quindi l'accompagnamento è fondamentale in una, ripeto, in un ambiente facilitante, senza giudizio, con la permissione dell'errore. L'errore è fondamentale, noi veneriamo l'errore e per questo anche chiamiamo a chi è più senior di essere morbidi rispetto all'errore e di insegnare che proprio da lì si impara. Riconoscere quei profili senior che vogliono condividere, che sono disposti a condividere, riconoscere quei profili giovani che vogliono imparare, che sono disposti ad imparare a mettersi in discussione, ad ascoltare, sempre per creare un terreno fertile per lo scambio positivo reciproco. Penso di aver finito. Grazie.